Amici cacciatori, ben trovati, siamo nel campo di tiro di Valle d'Uppo, a Lodrino, in un contesto suggestivo. Per noi è un piacere esserci, per te siamo in compagnia di Luca Rizzini. Immagino, Luca, un orgoglio per l'argomento che andiamo a trattare. Ciao Fabio. Parliamo, perché dico orgoglio? Perché abbiamo qui la grande novità del 2021, che è un fucile che arriva a celebrare i 50 anni di storia della tua azienda. È il Fire anniversario, Sì. Però prima di parlare del fucile vorrei farti direttamente proprio questa domanda. Per un titolare di un'azienda, cosa significa raggiungere un traguardo del genere? Sicuramente è un orgoglio enorme il fatto di aver avuto la possibilità innanzitutto di nascere in un contesto, quello valtrumplino, nella fabbricazione e specialmente della media-alta Valtrompia, della fabbricazione delle armi sportive. E di conseguenza poi un orgoglio a livello personale, cioè la continuazione di un'azienda iniziata da mio padre nel 1971 e quindi oggi ci troviamo a celebrare il 50° anniversario di questa azienda con tutte le maestranze all'interno. Ovviamente è un po' un contesto difficile quest'anno, perché ovviamente abbiamo avuto, come tutti in Italia e tutti anche a livello mondiale, il problema del Covid, quindi determinate chiusure, però è effettivamente un orgoglio per tutti noi, per noi che siamo amministratori dell'azienda, ma anche per tutti i collaboratori che lavorano all'interno, sia all'interno che all'esterno della Fire. Certo, immagino che traguardi del genere si raggiungono soltanto con un grande clima di collaborazione e con degli intenti, degli obiettivi condivisi. Parliamo del sovrapposto perché innanzitutto Fire, lo sapranno già i nostri amici, ma lo ricordiamo per chi invece magari si trova a vedere questo fucile per la prima volta. Fire è una grande realtà riconosciuta soprattutto nella produzione dei fucili sovrapposti. Ha poi presentato una gamma fortunatissima anche di doppiette, quindi di basculanti, altri fucili, ma è legata, alla storia del sovrapposto, la storia Fire. Immagino sia questo il motivo per cui hai scelto quindi quest'arma. Abbiamo scelto il sovrapposto perché l'arma di antonomasia è fabbricata da parte di Fire. Non dimentichiamo che Fire è la seconda realtà a livello nazionale nella fabbricazione di fucili sovrapposti. Abbiamo ottenuto il primato nella fabbricazione di fucili paralleli grazie al nuovo progetto, che è il progetto ISIDE, e quindi tutte le varianti, sia esse in fucili lisci o fucili rigati, alla quale abbiamo aggiunto anche il classico, quindi l'abbiamo addirittura denominato vintage perché riprende un po' la classicità del fucile della doppietta con cani esterni. Però effettivamente quello che ci tenevamo per dare una celebrazione a questi nostri 50 anni è dare la possibilità al nostro cliente affezionato di acquisire un'arma sovrapposta nella purezza della sua classicità. Qua abbiamo ad esempio un calibro 20, non dimentichiamoci che Fire fabbrica i sovrapposti in bascule dedicate, quindi anche lo stesso anniversario l'abbiamo fabbricato nelle 4 tipologie di bascule sovrapposte dedicate, quindi il 12, il 16, il 20, il 28. Il 410, come la gran parte delle case fabbricanti d'armi, viene fabbricato in bascula calibro 28. Calibro 28, esatto. Scendiamo adesso nei dettagli dell'arma. Ve l'abbiamo già presentata in diverse occasioni, ma era sempre in calibro 12. Per la prima volta lo vedo anche oggi in calibro 20. Ancora più 20, aggraziato nelle linee, era già un fucile che si faceva notare per l'eleganza, ma lascio a te la parola, Luca, per le incisioni, per le scelte che avete fatto. Allora, si parte, la celebrazione di questi 50 anni non voleva essere un mero riempimento estetico dell'arma, cioè voleva essere una graziare quello che è l'estetica, ovviamente puntando sulla qualità dei legni, sulle incisioni, sulla tipologia anche di concetto di bascule dedicate, e penso che con questo prodotto ci siamo assolutamente riusciti. Oggi lo presentiamo in calibro 20. Se vogliamo entrare nel dettaglio del prodotto,
ha delle particolarità che sono lo Zigrino col riporto del 50° anniversario. Il particolare fondamentale è dedicato sulla bascula, che è un motivo di incisione con un nuovo sistema che noi chiamiamo 4D per le profondità e i segmenti che porta. Di conseguenza, se per i nostri affezionati clienti non è altro che una versione Jubilee rivista in una versione più particolareggiata e più classica rispetto al Jubilee stesso. Si lasciano notare sicuramente anche, adesso guardavo, degli accostamenti cromatici diversi, quindi ritroviamo un po' tutti quelli che sono i colori tipici del sovrapposto, quindi dall'argento vecchio della bascula alla finitura invece nera della guardia, sì, e della chiave. Un particolare, Fabio, è appunto quello che ne discutevamo prima, il concetto di stare sulla classicità dell'arma. La classicità è appunto il contrasto tra ferro, legno, le bruniture e le cromature della bascula stessa, ovviamente cercando di portare quegli accorgimenti che oggi la tecnologia ci può aiutare ad avere. La tecnologia ci aiuta sicuramente sulle incisioni, quindi delle incisioni eseguite a laser in 4D come dicevamo prima, degli zigrini eseguiti a passo fine ma utilizzando il sistema laser, non più il sistema manuale, quindi la perfezione anche nella mandorla stessa dello zigrino. Sono tutti particolari dettagli che puoi trovare sulle armi di un certo livello di pregio, che hanno costi inaccessibili per i più dei cacciatori, ma che in questo prodotto ad un prezzo ovviamente carnierato e quindi di conseguenza un prezzo accessibile al pubblico può essere acquistato tranquillamente. Se entriamo nel dettaglio, quello che abbiamo voluto presentare all'interno e quindi andare ad allestire questo modello sono la tipologia del legno, quindi si parte su una classe superiore di legno, utilizzando anche qui, dicevamo prima appunto la versione Jubilee, ma una versione Jubilee con una pistola classica, non più una pistola Principe di Galles, ad esempio un calciolo, e questo è un particolare in pieno legno. Il sistema è il classico sistema essattore automatico monogrillo selettivo sulla medesima bascula, ma questo succede su tutte le nostre tipologie di bascule. Può essere utilizzato il sistema di monogrillo selettivo come in questo caso, oppure il monogrillo fisso, oppure il bigrillo. Per i più tradizionalisti, cioè noi abbiamo clienti che acquistano monogrillo, poi non si trovano col monogrillo, con un kit di reversibilità può essere montato il bigrillo. La manetta in questo caso è una manetta traforata. Quanto riguarda ad esempio l'asta, è un'asta della tipologia da cui proviene, quindi un'asta Jubilee con un pulsante di apertura e di chiusura nella parte superiore. La canna è la nostra classica canna in acciaio trilegato resistente con le forature X-Con, quindi abbiamo una foratura interna, coni di raccordo molto allungati, calibri 12, calibro 20, calibro 16, 28, tutti con materiale per steel shot, quindi già con i pallini d'acciaio. La prevalenza di tutti il discorso anche interno della cromatura interna della canna, una bindella superiore ventilata da 6 mm per i calibri piccoli, 7 mm per il calibro 12, un mirino in fibra ottica, quindi qui si vede l'apporto delle news rispetto al passato, che era un classico in ottone. Lunghezze di canna disponibili? Lunghezze di canne disponibili sono le 68, le 71 e le 76. Quindi diciamo per le varie tipologie di caccia. Diciamo che in questa versione possono essere richieste anche le 61 cm per chi predilige il discorso della caccia nel bosco. Beh, interessantissimo questo da sapere, immagino, perché gli appassionati sono tanti. Quello sì. Un discorso fondamentale lo fanno gli strozzatori intercambiabili, viene fornito in valigetta con 5 strozzatori intercambiabili. Tenete presente che ad esempio in calibro 12 o addirittura in calibro 20 le variabili degli strozzatori intercambiabili possono raggiungere le 20 unità a calibro,
quindi abbiamo delle variabili che sono i nostri XP50 che è il classico interno, l'XP70 che è lo sporting, l'XP100 che allunga la canna di 5 cm esterna, quindi ci sono delle variabili enormi. Oggi come oggi il discorso è la prevalenza dell'utilizzo degli strozzatori intercambiabili anche nella visione dell'utilizzo dei pallini d'acciaio. Questo ti permette di utilizzare diverse tipologie di parametri di strozzatura. Poi vabbè, la presentazione in questo caso è un monogrillo dorato, come dicevamo prima un monogrillo selettivo. Il peso dell'arma in un calibro 20 si aggira attorno ai 2,8 kg, 2,50 kg, poi anche lì dipende dalla densità del legno ovviamente. Essendo una bascula in acciaio è già molto carnierato per quanto riguarda il discorso del peso. Sul calibro 12 siamo attorno ai 3,50 kg, 3,100 kg, e sul calibro 16 attorno ai 2,9 kg. Sto sempre parlando di canne da 71 con strozzatori intercambiabili. Certo, quindi... E il calibri 28, i calibri 36 siamo attorno ai 2,650 kg, 2,7 kg. Gioco forza, però tengo a precisarlo perché molti si focalizzano perché lo notiamo anche dal cliente finale che lo visualizza sul catalogo. Il peso di un'arma è sempre dichiarato approssimativamente, in quanto sebbene un modello rispetto ad un altro può variare, quello che varia moltissimo in un fucile è la densità del legno. Questa può essere con una variabile, noi abbiamo notato delle variabili sulle versioni standard, quindi non sulle versioni lusso, anche variabili di 600 grammi per il legno. Quindi questo dipende ovviamente, la dice lunga. Se effettivamente sull'acciaio noi siamo diciamo nell'arco dei 5 grammi, 10 grammi a seconda della tipologia di acciaio, di variazione tra un pezzo e l'altro, sul legno 500-600 grammi ne fanno la differenza. Certo. Teniamo presente che i pesi da noi dichiarati sono sempre pesi medi, quindi può essere inferiore o superiore. Certo. Bene, direi che ne abbiamo parlato abbastanza, l'abbiamo descritto nel dettaglio. Qui abbiamo disponibile oggi il calibro 20 che è, diciamo, la via di mezzo apprezzata da tantissimi. Il contesto ce lo consente, quindi io direi di andare direttamente a provarlo. Che il contesto sia naturalissimo e vero nel percorso di caccia ce lo dimostra una lepre appena uscita lì dal bosco. Luca, da caccia il fucile e di caccia il contesto, quindi ci muoviamo attraverso il percorso itinerante, quindi piattelli che vanno a simulare davvero quelli che sono i movimenti, i voli. Un'azione di caccia. Esatto, dei selvatici, quindi un'azione di caccia. Vai, inizia tu. Proviamo. Oh! L'impugnatura, la pistola è ampia, piacevole, snella lastina. Nel calibro 20 veramente si esaltano quelle che sono le caratteristiche già di questo fucile. Spariamo adesso ad un piattello che va a simulare quello che potrebbe essere l'involarsi di un selvatico proprio da questo boschetto, sulla ferma magari del cane. Oh! È sempre un piacere poter provare l'arma in compagnia di coloro che l'hanno pensata, concepita e poi alla fine realizzata. Questo appuntamento con il Fire anniversario termina qui. Siamo soltanto a metà delle nostre prove perché ve lo avevamo presentato. Oggi lo abbiamo provato, le prime impressioni qui sul campo. Ovviamente ci rivedremo con lui e con voi sui terreni di caccia.